Il termine compassione deriva dal latino compatior, che significa soffrire insieme o soffrire con. Perché mai dovremmo soffrire insieme? O in altre parole, che vantaggio avremmo noi a sentire la sofferenza dell'altro che deriva dalla compassione? Inoltre, il buddismo non ha forse lo scopo di eliminare la sofferenza nell'uomo? Per quale motivo, allora, dovremmo farci carico anche della sofferenza altrui? E se pensiamo a Gesù, non è forse vero che, nella sua vita, ha sempre cercato di sanare i malati e di guarire i sofferenti nel corpo e nella psiche? Dunque, perché avere compassione e farci carico della sofferenza altrui, oltre che della nostra? Il problema è che noi, generalmente, intendiamo la compassione nel suo significato attivo, ovvero nel senso che dobbiamo essere noi ad avere compassione per qualcuno che soffre. Se intendiamo la compassione solo nel suo senso attivo, non la comprenderemo mai pienamente. La compassione, innanzitutto, è passiva, ovvero la riceviamo, noi per primi. Vediamo come. Chiariamo subito che nel buddismo la compassione consiste nella volontà che gli altri siano liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Quando un buddista prova sofferenza o incontra qualcuno che soffre, intendiamo qui principalmente la sofferenza emotiva o mentale, prova a sentirla dentro di sé, osservandola in profondità e cercando di capire da dove proviene. Solo dopo averla sentita nel profondo, potrà comprendere che tale sofferenza è già stata accolta e curata, con affetto amorevole, dall'origine stessa della sua esistenza. Ascoltate queste parole tratte dal Dhammapada. Sono la fede e la fiducia che ispirano ad essere generosi. Se ci sentiamo scontenti di quanto ci è stato dato, sarà turbata di continuo la nostra meditazione. Ma liberi da tale scontentezza, la meditazione si colma di pace. Tutte le cure amorevoli, volte al nostro benessere, ci sono già state donate. Le riceviamo fin dalla nostra nascita, e anche prima se vogliamo. Il problema è che ce ne dimentichiamo. Se siamo vivi qui e ora, è perché qualcuno si è preso cura di noi quando siamo nati, ci ha accolto, ci ha curato quando stavamo male e ci ha consolato quando eravamo tristi. Dobbiamo essere contenti per questo. La vita biologica ci dimostra che la vicinanza e l'affetto che ci vengono dati istintivamente dalla madre o da chi si è preso cura di noi sono i doni più grandi che riceviamo, sono i semi stessi della compassione. Ora forse possiamo comprendere meglio il significato etimologico di compassione, ovvero soffrire insieme. Un genitore sente la sofferenza che prova il figlio come se fosse sua, se non di più. È naturale che sia così. Se facciamo memoria dei doni ricevuti, da quando siamo nati e durante tutta la nostra esistenza, custodendoli con cura, essi cresceranno, trasformandosi in autentica compassione prima di tutto verso noi stessi. Solo quando avremo imparato a curare la nostra sofferenza con l'autentica compassione che ci origina, allora potremo provare la medesima compassione nei confronti dell'altro, nella consapevolezza che tutti abbiamo lo stesso diritto di essere felici e di non soffrire. Far scoprire anche agli altri la bellezza della compassione ricevuta dalla natura stessa dell'esistenza è una delle più grandi gioie per un buddista e, credo, per qualsiasi essere umano. Che ve ne pare? L'approccio del buddismo risponde alla domanda sul perché provare compassione? Fatemelo sapere nei commenti. Adesso avrei dovuto parlarvi anche della risposta del cristianesimo alla questione, ma ho preferito rimandarla a un prossimo video per non dilungarmi troppo. Se non volete perdervelo, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche, cliccando sulla campanellina. Grazie per essere stati con noi. Namaste.